Era la prima settimana di Sheva con noi. Nel giorno delle ripetute, alla fine dell'allenamento, ci stavamo dirigendo tutti negli spogliatoi. Andre, un po' titubante, con un italiano zoppicante, mi chiese: Billy, scusa, quando inizi allenamenti? Credevo che mi stesse prendendo in giro, ma poi ho capito che diceva sul serio quando sono uscito dagli spogliatoi e l'ho visto allenarsi ancora da solo. Sì, perché Andre era abituato a esercizi come la salita della morte, una sorta di passo del mortirolo senza bicicletta. I giocatori dovevano fare ripetute in salita con una pendenza del 16%. Chi reggeva e non vomitava era ammesso in squadra. Talento, costanza e umiltà. Questa è la storia di Andrei Shevchenko. In un villaggio dell'Oblast di Kiev, precisamente il 29 settembre del 1976, è nato uno degli attaccanti più prolifici e completi della storia del calcio, Andrei Shevchenko. La sua infanzia è stata condizionata dal disastro nucleare di Chernobyl. Infatti, la sua famiglia fu costretta a abbandonare la propria casa per trasferirsi lontano dai possibili effetti della contaminazione. Da bambino inizia a giocare a calcio a scuola e quasi immediatamente viene inserito in una squadra di quartiere. Nel 1986 la prima svolta. Durante un torneo scolastico a Kiev viene notato da un osservatore della Dinamo che decide di selezionarlo. L'8 novembre del 1994 avviene il suo debutto in prima squadra. Nella stagione seguente Shevchenko mette a segno 16 gol in 31 partite. Insieme a Rebrov formano una coppia in grado di seminare scompiglio in tutta Europa, specialmente nelle gare di Champions League. Il grande mentore del futuro attaccante del Milan era il colonnello Valeri Lobanovskyi, allenatore di ferro della Dinamo Kiev. La svolta più importante nella carriera di Andrei avviene il 5 novembre del 1997, quando segna una storica tripletta al Camp Nou contro il Barcellona. Fu proprio durante questa gara che Italo Galbiati, osservatore del Milan, rimase impressionato dalla prestazione di Sheva, tanto da redattare un report che si concludeva con l'iconica frase «È da Milan». I rossoneri si convincono, spendono 25 milioni di dollari e portano a Milano il talento ucraino. Durante i suoi 7 anni di permanenza nel club rossonero, Shevchenko ha vissuto momenti di grande gloria e di sconfitta. Probabilmente i momenti più iconici della sua esperienza a Milano sono due, e sono avvenute entrambi in 2 finali di Champions. Il primo avviene a Manchester nel 2001. Andrei si incarica di tirare il rigore decisivo. Ho preso il pallone, l'ho appoggiato a terra, pesava. L'arbitro si chiamava Markus Merck, tedesco. L'ho guardato, poi ho guardato Buffon, poi ancora l'arbitro e di nuovo Buffon, per 4 volte, fino a quando il direttore di gara mi ha fatto un cenno. Puoi tirare. Il rumore dei tifosi aveva coperto il suo fischio. Senza quel via libera a gesti, chissà quanto sarebbe durata ancora la ricerca dei suoi occhi. Stai calmo, Andrei, è l'ultima frase che mi sono concesso. Ho passato la lingua sul labbro inferiore. Era secco. La rincorsa, il tiro. Buffon si è mosso verso la sua destra. Ho calciato a sinistra. Gol. 3-2. Grazie al suo gol il Milan si laurea campione d'Europa. Il secondo episodio è avvenuto nel 2005, nella celebre finale di Istanbul. Il Milan conclude il primo tempo in vantaggio di 3 reti, ma nel secondo tempo, in soli 6 minuti, si fa rimontare. Si va ai supplementari. A 1 minuto dalla fine dell'extra time, Sheva ha l'occasione per portare a casa la coppa, ma le sue conclusioni, prima di testa e poi di piede, vengono salvate miracolosamente da Duric, il portiere del Liverpool. Ho rivisto quella parata migliaia di volte, me la sono sognata per mesi, confesserà qualche anno dopo. A Milano, Sheva si sente amato, ha un legame privilegiato con Berlusconi. L'ex premier è stato il padrino al battesimo del figlio, ma soprattutto, come ammetterà Sheva, il presidente ha salvato mio padre. Eh sì, perché suo padre ha superato un intervento al cuore difficilissimo, grazie all'interessamento di Silvio Berlusconi, che mette i chirurghi migliori al mondo a disposizione dell'attaccante ucraino. Ci sono tutti i presupposti affinché Shevchenko sia bandiera del Milan a vita, e invece, nell'estate del 2006 Andrei si trasferisce a Londra. Le vere cause del trasferimento sono ancora ignote. Sheva si giustifica appellandosi all'importanza della lingua inglese e della necessità di vivere in un paese anglofono. Sta di fatto che a Londra Shevchenko è la controfigura di se stesso. Inizia una parabola discendente. Dopo 2 anni torna a Milano, ma le sensazioni non sono più quelle di prima. A fine anno torna nella sua amata Kiev e conclude la carriera alla Dinamo. Il suo mentore, il colonnello Lobanovskyi, affermava che il 10% è talento e il 90% è costanza. Andrei Shevchenko ha rappresentato appieno queste parole, risultando uno dei calciatori più forti degli anni 2000
e lasciando una traccia indelebile nella storia del Milan e del calcio moderno in generale.